Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ho come l'impressione di avere l'imbarazzo della scelta per scatenarmi in pista con un po' di cavalli. Beh ragazzi, come potete vedere oggi sono decisamente in fantastica compagnia qui in pista. Mi trovo all'Exotics Racing appena fuori Las Vegas, qui sempre con Michelin, perché oggi ci andremo a divertire in pista con un po' delle loro macchine. Ho la possibilità di scegliere le macchine che voglio utilizzare oggi. Ne utilizzerò 3 e quindi oggi faremo anche un video un po' diverso dal solito, perché nello stesso video mi vedrete guidare più supercar e quindi faremo un po' una comparativa guidando 3 diverse supercar nello stesso circuito. Quindi vi voglio raccontare un po' le differenze che si avvertono nel guidare 3 macchine che sono una diversa dall'altra. E oggi penso proprio che sarà una sfida molto interessante tra italiane e una tedesca. O forse posso dire un'italiana, una italo-tedesca e una vera puro sangue tedesca. Bene ragazzi, ecco la nostra prima scelta per assaggiare un po' questo nuovo circuito per me, con la 488 GTB. Pronti? Le gomme montate sulla 488 che userò adesso in pista sono delle Pilot Sport 4S, quindi 50% utilizzo stradale e 50% pista. Sarà molto interessante vedere come si comporta la pista in queste condizioni, perché qui avremo quasi 700 cavalli da scaricare. Anche i dischi non sono di serie. Qui infatti tutte le macchine dell'Exotics Racing hanno un impianto frenante modificato, perché queste macchine qui dalla mattina alla sera girano in pista. I carboceramici non sono eterni e non sono economici, e quindi qui tutte le macchine hanno un impianto frenante in acciaio creato appositamente per un uso intensivo in pista. Pur avendo il settaggio in race, trovo molto ma molto stabile. Okay, go. Little break. Now turn.
già finito la prima macchina, adesso saliamo sulla prossima. Questa macchina l'ho provata qualche anno fa, ma è stato un test drive di tipo 10 minuti su strada pubblica, dove non puoi assolutamente goderti il vero potenziale della macchina. La pista è decisamente il posto dove riesci a sfruttare e goderti macchine di questo calibro. E la 488, mamma mia, e pensare che già l'hanno ripiazzata, cioè l'F8 tributo, voglio farmi vestire dalla 430. Secondo me è una macchina tuttora attuale. Dite che sono di parte, ma per me con Ferrari è sempre una garanzia. Pur avendo un vuoto biturbo, come sapete le turbine vanno un po' a strozzare il sound, da fuori non fa un sound molto entusiasmante, ma da dentro devo dirvi che mi è piaciuto veramente tanto. Guidare una Ferrari è sempre un'emozione forte per me, però questa, la GT3 RS con delle signore gomme sotto, le Pilot Sport Cup 2, delle semi-slick. Io ho avuto modo di provare la versione MK2, l'RS per strada, ma io penso proprio che qui nel circuito con queste gomme riusciremo a tirare fuori il vero potenziale di questo mostro da pista. Adesso saliamo a bordo, allacciamo la cintura, qui abbiamo la cintura normale, non quella scomoda da corsa, bello roll bar giallo in contrasto, accendiamo questo Flat 6. $4.000 giri. Come urla sto motore con lo scarico dritto? You having fun? Yeah. Good. Upshift. All the way down. Ragazzi, è devastante. Motore che tira fino a 9.000. Rispetto alla 488 sembra che vada alla metà come motore. Però con queste semi-slick, quell'ala pazzesca che genera un sacco di deportanza, già dopo un paio di giri mi sento molto confidente a tirarla e probabilmente sto andando anche più forte del 488. Questa è una macchina costruita senza compromessi per andare il più forte possibile in pista. Sento che lo sterzo è più preciso, la macchina sento che è più leggera, più agile, e anche se fa meno di motore, avere questo motore aspirato che tira fino a 9000 con lo scarico dritto, sto godendo. No, ci sta scappando, l'uragano avanti. Dopo proveremo quella. Il 488 spinge tantissimo dai bassi fino agli alti, mentre questa dai 5.500 in su inizia a tirare. Unwind, accelerate out. Fantastico. Stiamo guidando in modalità sport, con BDK Sport, che è legna che tira in cambiata. Cambia un po' più lento del doppia frizione Ferrari, però complessivamente le sensazioni che offre questa macchina e lo dico da ferrarista ultra convinto. So right hand side over the hill, accelerating all the way right. Light brake pressure, turn in, give a little throttle, a little more. Unwind, accelerating, back over left. Braking, stay straight, wait for it. Turn in, give a little throttle here, a little more. Stay to the inside, overtake on the inside, accelerating, back over right. Light brake, turn in left, all the way over. Smooth brake pressure, wait for it. Turn in, release, give a little throttle, a little more. Unwind, accelerate out. È così gestibile, sfruttabile, con questa erogazione di potenza, che potenza la senti dai 5.000 ai 9.000. Non è brusca e violenta come la Ferrari. E con ste Cup 2 ti dà l'idea di avere tutto il grip di questo mondo. Upshift. Quanto mi sto gasando a guidare sta macchina. Brake smooth now, harder, downshift one. Turn in, release, get that apex, give a little throttle, a little more. All the way out, accelerate. Nel rettilineo qui ho fatto 118 migliorare, con la 488 sono arrivato a 120. Braking smooth. Turn in. Pur avendo qui meno cavalli, molta meno coppia, sono riuscito a raggiungere praticamente la stessa velocità. Ragazzi, sta macchina io me ne sono innamorato e ve lo dice uno che è un vero ferrarista. Per me la GT3 RS è la macchina da track day. Le sensazioni, sembra di essere al volante di una macchina da corsa. Sensazioni amplificate
da questa GT3 RS in particolare, perché aveva uno scarico diretto che io, pur avendo il casco, che quindi ti copre anche un po' i suoni, io c'avevo questo suono così acuto che mi stava sfondando i timpani, ma io godevo, volevo tirarla fino a 9000 in ogni rettilineo. Che spettacolo di macchina! E come ho potuto vedere, la sensazione era quella di andare ben più forte della 488. E dopo aver provato l'italiana, la tedesca, qui abbiamo una via di mezzo, abbiamo una un po' italo-tedesca, diciamo. Come ultima sessione in pista utilizzeremo l'Huracan performante con le Michelin Pilot Sport 4S. Quindi io penso che con queste gomme questa macchina si va a collocare tra la 488 e l'RS in termini di prestazioni. Tra l'altro, porca miseria, sta macchina ha ben 29.000 miglia, che sono l'equivalente di 50.000 km, e praticamente li ha fatti tutti di pista. Devono essere così le macchine, soprattutto le supercar. Le compri, sfruttale, ed è quello che faremo noi oggi. La sento un pochino strana in frenata. Sento che inizia a perdere un po' di aderenza quando ci vado giù pesante con la frenata. Anche qui ovviamente abbiamo l'impianto frenante modificato in acciaio. Sì, la sento molto stabile in frenata, devo essere onesto. No, che motore! performance e sensazioni sta macchina se la gioca con l'RS. La 488 tra le tre diciamo che è quella che ha più potenza ma è quella meno efficace in questo contesto. E giù tutto, guarda. E di nuovo 130 miglia orarie. Una frenata che tende sì a farmi scomporre un po' il posteriore. Bene ragazzi, anche oggi ho bruciato la mia dose quotidiana di gomme e freni. Devo essere onesto, forse tra le tre quella che nel complesso mi ha colpito e mi è piaciuta maggiormente è proprio questa,
la Huracan performante. Adesso vi voglio spiegare perché. La 488, beh, è quella che piazzo all'ultimo posto. Macchina veramente pazzesca, un motore fenomenale, tanta la potenza, e mi è piaciuto anche molto l'elettronica in race, che mi permetteva di sfruttare completamente tutta la potenza. Però, c'è un però, l'ho trovata forse un po' pesante. Tra le tre forse quella che aveva il cambio migliore, più reattivo, più aggressivo, però non è una macchina da pista. Va forte, ma come performance e sensazioni la metto al terzo posto. Per quanto riguarda i freni, beh, devo dire che sotto questo punto di vista si è comportata molto bene. Mi è piaciuta molto in frenata, era stabile, sempre lì perfetta, molto reattiva, la macchina rispondeva perfettamente ai comandi. Come sensazioni mi sembra più una macchina... Quella è l'RS. Come sensazioni mi sembra più una macchina, diciamo, 70% uso stradale e 30 pista. L'RS, secondo me questa qui è la macchina da track day, soprattutto questa con lo scarico diretto. Con le Cup 2 era un missile. Favolosa. E qui ragazzi, a sorpresa, la prima classificata di questa piccola prova in pista. Beh, è stata una sorpresa sta macchina, me ne sono innamorato. Secondo me l'Huracan, quella tutta normale, stradale, civile, chiamatela come volete, non mi fa impazzire, perché la trovo troppo addolcita, troppo soft, anche nelle cambiate, nell'erogazione. Non è una macchina che a me personalmente mi fa dire wow, ma questa wow. Tra le tre è quella che mi ha maggiormente colpito sotto ogni punto di vista. Il motore, ma che motore, 10 cilindri aspirato che tira come una dannata, prende i giri così velocemente che ero costantemente al limitatore. In corsa è veramente cattiva, è un animale, le cambiate, te le spara una dietro l'altra, senti un calcio dietro la schiena. Quindi diciamo, io la metto al primo posto soprattutto per questo motore che è uno spettacolo. L'RS va dannatamente forte soprattutto con le Cup 2, però sotto i 5000 senti che non va, sei lì che aspetti di avere il rettilineo per poter arrivare a fiondare il motore fino a 9000 giri. E anche qui il sound secondo me gioca un ruolo fondamentale. Purtroppo la 488 sì, fa un bel sound per essere biturbo, rispetto alla concorrenza fa proprio un bel sound, però per me l'aspirato non si batte, mi dispiace. E tra le tre probabilmente è stata quella con cui mi sono riuscito a trovare meglio, ad avere subito il feeling per tirare, ad andare forte, e pur non avendo le Cup 2, mamma mia quanto sono andato forte, o almeno erano le mie sensazioni. Anche con l'RS sono andato forte, però avendo così tanta coppia e potenza in meno rispetto alla Lambo non mi dava l'idea di andare fortissimo di motore. In tutte le curve, grazie all'aerodinamica, al peso alleggerito, quelle gomme, andavo forte, però ogni volta che schiaccio il gas io voglio anche sentire quella spinta, quella potenza che mi arriva da dietro. E questa è stata tra le tre quella che è riuscita a soddisfarmi maggiormente. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa giornata piuttosto adrenalinica qui nel circuito dell'Exotics Racing insieme a Michelin. Direi che mi sono divertito molto a fare questa comparativa un po' diversa dal solito, includendo più supercar nello stesso video. Fantastico, che viaggio che sto facendo qui negli Stati Uniti. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao! Ciao!